Sei una molecola, una delle più temute sul pianeta Terra. Ti chiami cocaina. Il tuo nome scientifico è benzoilmetileggonina. 17 atomi di carbonio, 21 di idrogeno, 1 di azoto, 4 di ossigeno. Peso 303 Dalton. Questa è la tua carta d'identità. E tra pochi minuti entrerai in un cervello umano e lo cambierai per sempre. Prima di proseguire, questo viaggio è a puro scopo educativo e illustrativo. Vogliamo mostrare cosa succede davvero nell'organismo a livello molecolare. Non promuoviamo né incoraggiamo l'uso di alcuna sostanza. Ora torniamo a te. Sei nata qui, in una foglia verde brillante, a 2000 metri di altitudine, sulle Ande boliviane. La pianta si chiama Erythroxylum coca. Ti ha creato come arma chimica, un insetticida naturale per tenere lontani i parassiti. Il tuo scopo originale era proteggere una pianta, non distruggere un cervello. Ma non lo sai ancora. Ma prima devi capire cosa troverai dall'altra parte. Il cervello umano. 86 miliardi di neuroni, connessi da 100.000 miliardi di sinapsi. E dentro quelle sinapsi un sistema di comunicazione perfetto, la dopamina. Un messaggero chimico che segnala una cosa sola. Questo è importante, ricordalo. Quando un essere umano mangia, beve acqua, abbraccia una persona cara, i neuroni dell'area tegmentale ventrale rilasciano dopamina nello spazio sinaptico. La dopamina attraversa quel microscopico spazio, si aggancia ai recettori d'1 e 2 del neurone successivo, consegna il messaggio. Missione compiuta. E poi una proteina chiamata trasportatore della dopamina, il DAT, la risucchia indietro, la ricicla, come un postino che ritira la lettera dopo che è stata letta. Questo equilibrio tiene in piedi tutto: memoria, motivazione, piacere, un orologio svizzero biologico. E tu stai per romperlo. Torniamo in Bolivia. Mani umane strappano le foglie dalla pianta. Ti immergono in un bagno di cherosene e acido solforico. La tua struttura molecolare viene separata dal tessuto vegetale. Diventi pasta base, una massa grezza e tossica. Poi arriva l'acido cloridrico. Si lega al tuo atomo di azoto. Adesso sei cocaina cloridrato, una polvere bianca, cristallina, solubile in acqua, pronta per viaggiare. Migliaia di chilometri, compressa in pacchi, tagliata con sostanze sconosciute, levamisolo, fenacetina, lidocaina. Arrivi in Europa, in Italia, su un tavolo, una riga bianca lunga 5 centimetri, un tubo, un'ispirazione violenta. Sei nell'aria. Per un istante sei polvere che vola. Poi colpisci la mucosa nasale. Il primo muro. Un tessuto caldo, umido, ricchissimo di vasi sanguigni. La tua struttura chimica è liposolubile. Ami il grasso. E le membrane cellulari sono fatte di grasso. Ti dissolvi attraverso l'epitelio come acqua che penetra una spugna. Sei dentro. Attorno a te il sangue. Un torrente rosso scuro che corre a 1,5 metri al secondo. I globuli rossi ti sfiorano. Ce ne sono 5 milioni per ogni microlitro. Dischi biconcavi, rosso intenso, impilati come monete. Tu non ti leghi a loro. Sei libera, dissolta nel plasma, trasportata come un passeggero clandestino su un treno espresso. In 7 secondi arrivi al cuore. Il ventricolo destro ti spinge nei polmoni con una contrazione brutale. Passi attraverso i capillari alveolari, pareti sottili come un centesimo di foglio di carta. Il sangue si carica di ossigeno. Tu rimani lì, nel plasma, indifferente. Il cuore sinistro ti rilancia nell'aorta. Velocità 40 centimetri al secondo. Direzione verso l'alto. Il cervello. Ed eccola. La barriera ematoencefalica, il muro più selettivo del corpo umano. Le cellule endoteliali sono sigillate da giunzioni strette. 0 spazi tra una cellula e l'altra. Il 98% delle molecole viene respinto qui. Farmaci, tossine, batteri.
Quasi niente passa. Ma tu sei piccola, 303 Dalton, e sei liposolubile. Ti infili attraverso le membrane lipidiche delle cellule endoteliali come un ladro che passa sotto una porta. In meno di 5 minuti dall'inalazione sei dentro il cervello. Il paesaggio cambia. Attorno a te una foresta di dendriti e assoni, cellule gliali che avvolgono ogni struttura come impalcature. E davanti a te il nucleo accumbens, il centro della ricompensa, la stazione di arrivo della dopamina. Qui si gioca tutto. Ti avvicini a una sinapsi, 2 neuroni, uno di fronte all'altro, separati da 20 nanometri di spazio. La fessura sinaptica. Il neurone presinaptico ha appena rilasciato il suo carico di dopamina. Le molecole dorate attraversano il vuoto, si legano ai recettori. Messaggio consegnato. E ora il trasportatore DAT si mette al lavoro. Apre le braccia molecolari per risucchiare la dopamina. Ma tu sei qui. Ti agganci al trasportatore, lo blocchi. Come mettere un lucchetto su una porta girevole. Il DAT non riesce più a funzionare. La dopamina rimane nella fessura. Non viene riciclata. Si accumula. E non sei sola. Stai bloccando anche il trasportatore della noradrenalina, il NET, e quello della serotonina, il SERT. 3 sistemi di riciclo, tutti bloccati, contemporaneamente. Il risultato è un'inondazione. La dopamina che normalmente tocca un recettore e viene ritirata, adesso li colpisce tutti, ripetutamente, come un martello pneumatico su un campanello. I recettori D1 e 2 si attivano senza sosta. Il segnale che mandano al cervello è uno solo. Questa è la cosa più importante che ti sia mai capitata. Un pasto normale rilascia circa 1,5 volte la dopamina basale, un aumento del 50%. La cocaina? Da 3 a 5 volte tanto. Un segnale che il cervello non ha mai ricevuto in natura. Il nucleo accumbens esplode di attività. Ma fermati un momento. Quello che sta succedendo non è piacere. È un'illusione chimica. Il cervello sta interpretando un segnale falso. Nessun cibo, nessun abbraccio, nessuna conquista reale ha generato questo segnale. Sei tu, solo tu. Una molecola estratta con il cherosene da una foglia andina. La noradrenalina intrappolata nella fessura sinaptica manda il corpo in stato di allerta. Il cuore accelera. 130 battiti al minuto. Le pupille si dilatano. I vasi sanguigni si restringono. La pressione arteriosa sale. La temperatura corporea aumenta. Ogni sistema del corpo riceve lo stesso messaggio. Pericolo. Preparati a combattere o a fuggire. Ma non c'è nessun pericolo. Solo chimica impazzita. La corteccia prefrontale, il centro del giudizio, della razionalità, del controllo degli impulsi, viene sopraffatta dal rumore chimico. I circuiti che normalmente dicono aspetta, rifletti, valuta le conseguenze, si spengono uno ad uno. Come le luci di un palazzo durante un blackout. La persona non ragiona più normalmente, si sente invincibile, ma è il contrario. Non è mai stata così vulnerabile. Passano 20 minuti, 30. Questo è il picco, il punto massimo della tempesta chimica. Ma il tuo tempo sta per scadere. La tua emivita è di circa 1 ora. Le esterasi epatiche, gli enzimi del fegato, ti stanno cercando e tra poco ti troveranno. Il tuo corpo molecolare ha i minuti contati. Il cervello sente che qualcosa non va. Troppa stimolazione, troppa dopamina, e reagisce come un organismo che si difende. Chiude le porte. I recettori D2 vengono ritirati dentro la cellula. Si chiama down regulation. Il neurone li smonta e li nasconde. Meno recettori disponibili, meno segnale. Come se il cervello abbassasse il volume a forza, perché la musica è troppo alta. Una difesa disperata. Ma tu stai ancora bloccando i trasportatori, quindi la dopamina è ancora lì fuori. Solo che adesso non ha più dove legarsi. Il segnale crolla e con esso tutto. La persona precipita,
stanchezza profonda, irritabilità, ansia, un vuoto nel petto che non si spiega. Questo è il crash. Non è una sensazione soggettiva, è biochimica misurabile. La dopamina disponibile è crollata sotto il livello normale, il cervello è in debito e nel frattempo il tuo corpo molecolare viene smembrato, il fegato ti ha trovata, le carbossilesterasi, enzimi specializzati, spezzano il tuo legame estere, ti trasformano in benzoilecgonina, non sei più cocaina, sei un rifiuto metabolico, senza alcun effetto sul cervello, vieni trasportata ai reni, filtrata nei glomeruli renali e finisci nelle urine. Tra 2 o 3 giorni la benzoilecgonina sarà ancora rilevabile in un test, la prova chimica del tuo passaggio. E se la persona assume di nuovo cocaina? Il cervello ha già meno recettori D2. Servono dosi più alte per ottenere lo stesso effetto. Questo si chiama tolleranza. Ma il sistema dello stress, guidato dal fattore di rilascio della corticotropina, è diventato ipersensibile. L'astinenza è più forte, il piacere è più debole. La forbice si allarga, ogni volta un po' di più. Un meccanismo biologico spietato. Ma la cosa più inquietante non è quello che hai fatto al cervello, è quello che hai lasciato. L'amigdala ha immagazzinato ogni dettaglio, il luogo, l'odore, le persone presenti, il gesto dell'inalazione. Ha creato un ricordo associativo potentissimo e ogni volta che la persona si troverà in un contesto simile, quel ricordo si riattiverà. La dopamina verrà rilasciata solo per l'anticipazione. Non serve più la sostanza per attivare il circuito, basta il ricordo. Questa è la trappola neurobiologica della dipendenza. Tu non sei più nel corpo, ma il segno che hai lasciato nei circuiti neurali, quello resta, per mesi, a volte per anni. Ma c'è una cosa che devi sapere. Il cervello umano non si arrende, mai. La neuroplasticità, la capacità dei neuroni di riorganizzarsi, di creare nuove connessioni, di ricostruire ciò che è stato danneggiato, non si spegne mai completamente. È scritta nel codice genetico di ogni cellula nervosa, anche dopo la tempesta più devastante. Studi pubblicati su riviste come Neuropsychopharmacology dimostrano che dopo mesi di astinenza i recettori 2 cominciano a risalire. Il neurone li ricostruisce, li riporta in superficie, uno alla volta, lentamente. La corteccia prefrontale riprende il controllo. I circuiti del giudizio si rinforzano, come una foresta dopo un incendio. Prima i muschi, poi l'erba, poi gli arbusti, poi gli alberi. Il terreno è segnato, ma la vita torna. Non è facile. La persona che ha assunto cocaina avrà bisogno di tempo, di supporto medico, a volte di farmaci che aiutano a stabilizzare i recettori. Il percorso è lungo e pieno di ricadute, ma è biologicamente possibile. Ogni giorno senza la sostanza è un giorno in cui il cervello ricostruisce una sinapsi, ripristina un recettore, rafforza una connessione. Il corpo umano è una macchina che tende alla guarigione. Sempre. Tu non esisti più. Sei stata metabolizzata, espulsa, dimenticata dalla chimica del corpo. 303 Dalton di atomi riciclati. Ma il segno che hai lasciato nei circuiti neurali, quello impiega molto più tempo a scomparire. Il cervello ricorda. E questa è forse la lezione più importante di tutto questo viaggio. Comprendere cosa succede dentro di noi, a livello molecolare, è il primo passo per proteggere la macchina più straordinaria dell'universo conosciuto. Ricorda. Questo video è stato creato solo per farti capire cosa succede dentro il corpo umano. La scienza non giudica, spiega, e spiegare è il primo passo per scegliere con consapevolezza. Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, rivolgiti al tuo medico o ai servizi di salute del tuo territorio. Il telefono verde droga dell'Istituto Superiore di Sanità
È gratuito e anonimo. Il corpo umano è una macchina straordinaria, capace di essere ingannata da una molecola grande quanto 1/1000 di metro, ma anche capace di ricostruirsi, sinapsi dopo sinapsi, giorno dopo giorno. Io sono Renderium e questa era la storia di una molecola che non avrebbe dovuto entrare. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo dentro di te.